benvenuti. Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Io sono Violetta. Ciao Violetta, ciao a tutti. È bellissimo essere qui con voi oggi. Come ti senti, Violetta? Mi sento davvero bene, Marco. Grazie. Anzi, perché l'argomento di oggi è qualcosa che mi appassiona molto. Oh, si sente l'entusiasmo nella tua voce. Di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo di qualcosa che potrebbe sorprendere molti dei nostri ascoltatori. Come si può diventare sicuri nel parlare italiano senza imparare migliaia e migliaia di parole? Aspetta, davvero? Sembra quasi troppo bello per essere vero. La maggior parte delle persone pensa di dover conoscere tantissime parole per parlare italiano. Beh, lo so, vero? Ma il punto è questo, Marco. Non conta quante parole conosci. Conta quanto bene sai usare quelle che hai già. Ah, capisco dove vuoi arrivare. Qualità prima della quantità. Esattamente. E prima di iniziare, a tutti voi che ci ascoltate, ricordatevi di iscrivervi a Talkroma, lasciare un like e condividere questo episodio con chiunque stia imparando l'italiano. Sì, fatelo davvero. Il vostro supporto ci aiuta a creare più contenuti come questo. Va bene, Violetta. Raccontami di più di questa idea. Bene, lascia che ti faccia una domanda, Marco. Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che dice di conoscere migliaia di parole italiane, ma quando gli fai una domanda semplice come «Che cosa hai fatto ieri?» non riesce a rispondere con scioltezza? Oh, sì, assolutamente. L'ho visto tante volte. Si bloccano, anche se hanno studiato tantissimo. Esatto. Ed è perché conoscere le parole e usare le parole sono due abilità completamente diverse. È un'osservazione davvero importante. È chiaro come avere una cassetta degli attrezzi piena di strumenti, ma non sapere come costruire nulla con quelli. Analogia perfetta, Marco. Quindi, oggi mostreremo ai nostri ascoltatori come costruire conversazioni reali con un approccio concentrato e intelligente. Mi piace tantissimo. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo con alcuni dati interessanti. Le ricerche mostrano che le 300 parole più comuni in italiano costituiscono circa il 65% delle conversazioni quotidiane. Wow! Il 65% con sole 300 parole. È incredibile. E se conosci davvero bene circa 1000 parole comuni, puoi capire e partecipare a quasi il 90% delle conversazioni di tutti i giorni. Questo cambia tutto. Quindi, invece di cercare di imparare 10.000 parole, dovremmo concentrarci a fondo su queste parole fondamentali. Esatto. Ma qui c'è la parola chiave, Violetta. A fondo. Proprio così. Non si tratta solo di riconoscere queste parole, si tratta di farle davvero tue. Farle tue. Che cosa significa esattamente? Ottima domanda. Ti faccio un esempio. Molti studenti conoscono la parola fare, giusto? Sì, certo. È una delle prime parole che impariamo. Ma sanno davvero usarla nella vita reale? Sanno dire fare colazione, fare una doccia, fare tardi, fare attenzione, fare amicizia, fare progressi. Ah, capisco. Conoscere la parola fare è una cosa, ma usarla in modo naturale in tutti questi modi è un'altra. Esattamente. Quando una parola è davvero tua, riesci a usarla automaticamente in tante situazioni diverse, senza pensarci. Geniale. Quindi si tratta di profondità, non di ampiezza. È il modo perfetto per dirlo. E sai una cosa, Marco? Questo approccio riduce anche lo stress per chi impara. In che senso? Beh, immagina di essere uno studente e che qualcuno ti dica che devi imparare 5.000 parole. Come ti sentiresti? Sopraffatto, come se stessi scalando una montagna enorme senza vedere la fine. Ma se qualcuno ti dice, concentrati su queste 300 parole e impara a usarle bene, all'improvviso tutto sembra possibile, gestibile. È vero. È come la differenza tra guardare tutta la scalinata e fare solo un gradino alla volta. Mi piace molto questa immagine. Bene, allora parliamo di come i nostri ascoltatori possono farlo davvero. Diamo loro un piano reale da iniziare oggi stesso. Sì, rendiamolo pratico, passo dopo passo. Allora, il primo passo è scegliere il proprio vocabolario di base. Parliamo delle 500 fino alle 1000 parole più comuni. Ma qui c'è la parte importante. Rendilo personale. Personale?
Cosa intendi? Beh, se sei uno studente, hai bisogno di parole come compiti, verifica, scadenza, studiare. Se lavori in ufficio, hai bisogno di riunione, email, scadenza, progetto. Ah, quindi partiamo dalle parole comuni, ma poi aggiungiamo quelle della nostra vita quotidiana. Esattamente, perché ricorderai meglio le parole quando saranno collegate alle tue esperienze reali. Ha davvero molto senso. Qual è il secondo passo? Il secondo passo è non imparare mai una parola da sola. Impara sempre le parole nel contesto, dentro frasi vere. Puoi farci un esempio? Certo, invece di scrivere solo arrivare, significa giungere in un posto. Scrivi una frase completa, come di solito arrivo al lavoro alle 9 del mattino. È molto più utile. Impari la parola e il modo di usarla nello stesso momento. Esattamente. E qui c'è un consiglio da esperta. Pronuncia la frase ad alta voce. Magari registrati anche. Registrarsi. Per alcune persone può fare un po' paura. Lo so, ma è utilissimo. Quando ti riascolti, senti i tuoi progressi, noti gli errori e costruisci fiducia. È vero. È come essere il proprio insegnante. Esattamente. Bene. Il terzo passo è collegare le parole nuove a quelle che conosci già. Come funziona? Ti faccio vedere. Immagina di conoscere già queste parole. Andare, lavoro, presto, perché, traffico. Va bene. Sono tutte parole semplici. Adesso puoi combinarle. Vado al lavoro presto per il traffico. Bello. È una frase completa e utile. E il giorno dopo magari impari treno e biglietto. Allora puoi dire: vado al lavoro presto perché il biglietto del treno costa meno prima delle 8. Wow, guarda un po'. Il tuo vocabolario cresce, ma si costruisce su quello che sai già. Sì. È come aggiungere mattoni a un edificio. Ogni nuova parola si collega alla struttura che hai già. Mi piace davvero questo approccio, Violetta. Sembra naturale, non forzato. È proprio questo il punto. Imparare una lingua dovrebbe sembrare naturale. Bene, parliamo del quarto passo. Sono pronto. Qual è il quarto passo? Una volta alla settimana racconta una piccola storia della tua vita usando solo le parole del tuo vocabolario di base. Una storia della mia vita. Sì, può essere molto semplice. Per esempio, ieri sono andata al supermercato. Ho comprato frutta, pane e latte. Sono tornata a casa a piedi e ho preparato la cena con la mia famiglia. È stata una bella serata. Perfetto. Stai solo descrivendo una giornata normale, ma in italiano. Esattamente. E sai qual è la cosa bella, Marco? Questa storia usa forse 30 parole, ma sono parole vere, utili, comuni. E la persona sta parlando della sua vita reale, quindi per lei ha significato. Sì, quando l'apprendimento è collegato alla tua vita reale, il cervello ricorda meglio. È verissimo. Però ho una domanda. Vai pure. E se qualcuno si sente in imbarazzo per il suo italiano? Potrebbe pensare, le mie frasi sono troppo semplici, oppure in madrelingua usano parole più grandi. È una domanda importantissima, Marco. E io ai miei studenti dico questo. Le frasi semplici sono frasi potenti. Davvero? Assolutamente. Pensa a come parlano davvero i madrelingua nella vita quotidiana. Non usiamo un vocabolario complicato al supermercato o con gli amici. È vero. Diciamo cose come, come va? Che succede? Oggi sono stanco. Esatto. Semplice, diretto, chiaro. Quindi, quando chi impara usa frasi semplici nel modo giusto, suona naturale, non elementare. Non ci avevo mai pensato così. Il semplice può essere raffinato, se usato bene. Sì. E lascia che condivida un'altra cosa. C'è un principio famoso chiamato regola dell'80/20. Oh, l'ho già sentita. L'80% dei risultati viene dal 20% dello sforzo, giusto? Esatto. E in italiano quel 20% è il tuo vocabolario di base. Se padroneggi queste 300 fino a 1000 parole più comuni, ottieni l'80% del potere comunicativo. Quindi, invece di disperdere le energie cercando di imparare tutto, ti concentri su ciò che conta davvero. Esattamente. È come cucinare, Marco. Potresti avere 100 spezie in cucina,
ma la maggior parte delle ricette usa solo sale, pepe, olio e aglio. Gli ingredienti essenziali. Sì, una volta che sai usare bene quelli, tutto quello che cucini viene buono. Lo stesso vale per l'italiano. Adoro queste analogie, Violetta. Rendono tutto molto chiaro. Bene, allora parliamo di pratica. Quanto spesso dovrebbe esercitarsi una persona? Ottima domanda. Io consiglio una routine quotidiana, ma non deve per forza durare tanto. Di quanto tempo stiamo parlando? Onestamente, bastano 15 o 20 minuti al giorno, se sei costante. Davvero? Solo 15 minuti? Sì. Ecco una routine semplice. Al mattino, passa 5 minuti a ripassare le frasi del giorno prima. Dille ad alta voce mentre prepari la colazione o il caffè. Va bene, questo è facile. Tanto il caffè lo preparo comunque. Esatto. Poi, durante la pausa pranzo o nel pomeriggio, passa 5 minuti ad ascoltare qualcosa in italiano. Potrebbe essere un podcast come il nostro, un video breve o perfino una canzone. E stai ascoltando proprio quelle parole di base che stai imparando. Sì, comincerai a notarle dappertutto. È come quando compri un'auto rossa e all'improvviso vedi auto rosse ovunque per strada. Sì, conosco bene quella sensazione. E la sera? La sera passa 5 minuti a raccontare una storia di 1 minuto sulla tua giornata. Puoi scriverla oppure dirla ad alta voce. E usare le parole che stai imparando. Esattamente. Quindi sono 15 minuti in totale, distribuiti durante la giornata. Niente stress, niente pressione. È davvero fattibile. Credo che molte persone falliscano perché cercano di studiare per 2 ore tutte insieme e poi si esauriscono. Assolutamente. La costanza batte sempre l'intensità. Il cervello impara meglio con una pratica breve e regolare che con sessioni lunghe e irregolari. Ha molto senso. Il cervello ha bisogno di tempo per elaborare e immagazzinare le informazioni. Esatto. E in realtà c'è anche una ragione scientifica dietro tutto questo. Oh, raccontami di più. Adoro la parte scientifica. Quando ti eserciti un po' ogni giorno, il cervello costruisce ciò che gli scienziati chiamano percorsi di fluidità. Percorsi di fluidità. Che cosa sono? Immagina di camminare in una foresta. La prima volta non c'è nessun sentiero, quindi è difficile e lento. Va bene, ti seguo. Ma se percorri la stessa strada ogni giorno, alla fine si forma un sentiero chiaro. Diventa facile e automatico. Ah, quindi la pratica ripetuta crea questi percorsi mentali nel cervello. Esattamente. E quando il percorso è forte, non devi più pensare. Parli e basta, in modo naturale. È questo l'obiettivo, vero? Smettere di tradurre nella testa e iniziare semplicemente a parlare. Sì. E questo succede grazie alla ripetizione e alla costanza. Violetta, lascia che ti faccia una domanda. Certo, vai. Quando hai imparato a guidare, pensavi a ogni singolo movimento. Oh, assolutamente. Mi ricordo che pensavo, bene, premi la frizione, cambia marcia, controlla lo specchietto, gira il volante. E adesso? Adesso guido e basta, non ci penso più per niente. Quella è la fluidità. È quello che vogliamo con l'italiano. All'inizio pensi a ogni parola, ma con la pratica diventa automatico. È un paragone perfetto. Quindi la lingua è come un'abilità che pratichi finché diventa naturale. Esattamente. È memoria muscolare per la bocca e per il cervello. Mi piace tantissimo. Bene, parliamo di una cosa importante. Gli errori. Oh sì, è importantissimo parlarne. Molti studenti hanno paura di sbagliare. Pensano che gli errori siano una cosa negativa. Lo so. E quella paura blocca così tante persone quando devono parlare. Allora che cosa diciamo loro? Diciamo che gli errori non sono il nemico. Gli errori sono i tuoi insegnanti. Gli errori sono insegnanti. Mi piace. Ogni errore ti mostra qualcosa che devi imparare. Quando dici ieri vado al lavoro invece di ieri sono andato al lavoro, adesso sai che devi esercitare il passato. Quindi gli errori in realtà sono utili. Assolutamente. E c'è un'altra cosa, Violetta. Anche in madrelingua fanno errori. Davvero? Oh sì, diciamo, dimentichiamo le parole, ci correggiamo a metà frase. È vero.
io lo faccio continuamente. Esatto. Quindi, se i madrelingua non sono perfetti, perché chi impara dovrebbe pretendere la perfezione da se stesso? È un'osservazione importante. La perfezione non è l'obiettivo. No, l'obiettivo è la connessione. Se qualcuno ti capisce, hai avuto successo. Comunicazione prima della perfezione. Esattamente. Bene, adesso parliamo di qualcosa di pratico. Diamo ai nostri ascoltatori alcune combinazioni di parole comuni che possono iniziare a usare oggi stesso. Oh sì, adoro questa parte. Frasi vere, utili. Allora, cominciamo con la parola fare. Violetta, che cosa puoi fare? Posso fare colazione, fare il caffè, fare cena, Bene. Che altro? fare un errore, fare amicizia, fare soldi, fare tempo per qualcosa. Perfetto. Vedi come una sola parola semplice crea così tante espressioni utili. E sono cose che diciamo ogni giorno. Esatto. Adesso proviamo con prendere. Che cosa puoi prendere? Fare una doccia. No, aspetta. Prendere una doccia, no. Posso dire prendere una pausa, prenderti il tuo tempo, prenderti cura di qualcuno, prendermi una responsabilità. Ottimo. E adesso, ascoltatori, ripetete con noi. Faccio colazione ogni mattina. Faccio una doccia prima del lavoro. Devo trovare tempo per fare esercizio. Queste frasi sono semplici, ma davvero utili. E se le eserciti ogni giorno, diventano automatiche. Bene, facciamone ancora una. La parola avere. Fare colazione si dice anche con avere in alcune espressioni? Meglio restare sul concreto. Avere fame, avere sete, avere una riunione, avere una conversazione, divertirsi e avere tempo. Perfetto. Quindi, con solo 3 verbi, fare, prendere e avere, puoi creare decine di frasi utili. E questi sono verbi fondamentali che compaiono in quasi ogni conversazione. Esatto. Questo è ciò che intendiamo con imparare in profondità, non in larghezza. Bene Marco, ora voglio parlare di qualcosa di emotivo. Certo. Parliamo delle emozioni. Molte persone si sentono ansiose quando imparano l'italiano. Si sentono nervose, in imbarazzo o perfino spaventate. È verissimo, ed è completamente normale. Ma in che modo questo approccio mirato può aiutare con queste emozioni? Ottima domanda. Quando ti concentri solo su 500 fino a 1000 parole, il compito sembra gestibile, non opprimente. Quindi, invece di sentirti perso in un mare di vocabolario, hai un percorso chiaro. Esattamente. Immagina di svegliarti domani sapendo esattamente cosa fare. Ripassa 10 parole, scrivi 3 frasi, dille ad alta voce. Sembra calmo e organizzato. Sì. E quando completi quel piccolo compito, ti senti soddisfatto. E il successo costruisce fiducia. Esatto. Ogni piccola vittoria dice al tuo cervello: posso farcela. Quindi, invece di sentirti male per ciò che non sai, ti senti bene per quello che stai imparando. Sì, è un cambiamento totale di mentalità. Smetti di dire il mio italiano è scarso e inizi a dire il mio italiano migliora ogni giorno. È potente, Violetta. E in realtà c'è anche una ragione scientifica per cui funziona. Dimmi. Quando completi un piccolo obiettivo, il cervello rilascia una sostanza chimica chiamata dopamina. Dopamina. È la sostanza della felicità, giusto? Esattamente. È il sistema di ricompensa del cervello. Dice: bravo, è stato piacevole, rifacciamolo. Quindi i piccoli successi ti fanno venire voglia di continuare. Sì. E col tempo studiare l'italiano smette di sembrare un lavoro e inizia a sembrare qualcosa che ti piace. È questo il sogno, no? Quando imparare diventa divertente, invece che stressante. Assolutamente. Ed è completamente possibile con l'approccio giusto. Bene, adesso parliamo di situazioni della vita reale. Sì, rendiamolo davvero pratico. Immagina che io stia viaggiando in Italia. Quali frasi fondamentali mi servono assolutamente? Ottima domanda. All'aeroporto ti servono: mi scusi, dov'è? Può aiutarmi, per favore? Non capisco. Sono essenziali. In hotel. Ho una prenotazione. Posso avere una camera, per favore? A che ora è la colazione?
Semplice e diretto. Al ristorante. Vorrei... Posso avere il conto, per favore? Grazie. E con poche frasi copri la maggior parte delle situazioni. Esattamente. Non hai bisogno di conoscere parole come squisito o delizioso in modo sofisticato. Ti basta dire è buonissimo oppure ha un buon sapore. E in madrelingua ti capiranno perfettamente. Sì, la comunicazione chiara batte sempre il vocabolario elegante. Bene. E per conoscere persone nuove? Per conoscere persone ti servono ciao, mi chiamo... Piacere di conoscerti. Di dove sei? Che lavoro fai? Da quanto tempo sei qui? Sono ottimi inizi di conversazione. E poi puoi aggiungere mi piace, mi interessa, adoro. Così puoi parlare dei tuoi interessi e dei tuoi hobby. Esattamente. Con forse 50 frasi di base puoi gestire la maggior parte delle situazioni sociali. È incredibile, se ci pensi bene. Lo è davvero. Bene, Violetta, parliamo degli errori comuni che le persone fanno con questo approccio. Oh sì, è importante. Quali errori dovrebbero evitare? Errore numero 1. Imparare liste senza contesto. Cosa intendi? Alcune persone memorizzano solo liste di parole senza frasi. Non funziona, perché dimentichi in fretta e non sai come usare le parole. Quindi bisogna sempre imparare dentro frasi complete. Sempre. Errore numero 2. Non parlare abbastanza. Ah, lo studente silenzioso. Sì, alcune persone aspettano di sentirsi pronte per parlare, ma quel giorno non arriva mai. Quindi cosa dovrebbero fare? Parlare dal primo giorno, anche solo con se stessi. Racconta la tua vita in italiano. Sto facendo il caffè, sto andando al lavoro. Oggi mi sento stanco. Geniale. Ti eserciti senza avere bisogno di un partner di conversazione. Esattamente. Errore numero 3. Cercare di imparare troppo e troppo in fretta. L'errore del oggi imparo 50 parole. Sì, è molto meglio imparare 10 parole in profondità che 50 parole che domani avrai già dimenticato. Di nuovo, qualità prima della quantità. Sempre. Bene, adesso facciamo qualcosa di divertente. Sono pronta. Che facciamo? Creiamo una descrizione di una routine quotidiana usando solo il vocabolario di base. Comincio io. Mi sveglio alle 7 del mattino. Mi lavo i denti e mi lavo la faccia. Faccio il caffè e faccio colazione. Controllo il telefono per vedere i messaggi. Mi vesto ed esco di casa alle 8. Prendo l'autobus per andare al lavoro. Arrivo al lavoro alle 8:30. Lavoro al computer e partecipo alle riunioni. Pranzo alle 12:30. Finisco di lavorare alle 5 e torno a casa. Preparo la cena e guardo la televisione. Vado a letto alle 10 di sera. Perfetto. Questa è una routine quotidiana completa, usando forse 100 parole. E ogni frase è utile e naturale. Esattamente. Adesso, ascoltatori, il vostro compito è descrivere la vostra routine nello stesso modo. Sì, scrivetela. Ditela ad alta voce. Registratevi e fatelo ogni giorno per una settimana. Vi stupirà quanto vi sentirete più sicuri. Bene, Violetta. Dobbiamo parlare dei risultati a lungo termine. Sì. Disegniamo un quadro di ciò che è possibile. Se qualcuno segue questo approccio per 3 mesi, che cosa succederà? Ottima domanda. Dopo 3 mesi di pratica quotidiana con il vocabolario di base, succederanno diverse cose. Dimmi. Primo, la velocità con cui parli aumenterà. Non ti fermerai così spesso a cercare le parole. Perché ormai le parole sono automatiche. Esattamente. Secondo, la comprensione orale migliorerà moltissimo. Perché? Perché quando conosci a fondo da 500 a 1000 parole, le riconosci subito quando gli altri parlano. Il cervello le riconosce senza sforzo. Quindi guardare film o ascoltare podcast diventa più facile. Molto più facile. Terzo, crescerà la tua fiducia. Questa è la cosa più importante. Assolutamente. Quando riesci a esprimere le tue idee chiaramente, anche in modo semplice, ti senti orgoglioso e capace. E quella fiducia ti fa venire voglia di parlare ancora di più. Sì, è un ciclo positivo. Più pratica porta più fiducia, che porta a più pratica. E dopo 6 mesi o un anno? Dopo 6 mesi o un anno,
La maggior parte delle persone vive quello che io chiamo il punto di svolta della fluidità. Il punto di svolta della fluidità. Che cos'è? È il momento in cui l'italiano smette di sembrare una lingua straniera e inizia a sembrarti naturale. Wow. Cominci a pensare in italiano senza tradurre. Sogni in italiano. A volte ti sorprendi a parlare italiano automaticamente. Sembra incredibile. Lo è. E la cosa bella è che succede gradualmente. Un giorno ti rendi conto e dici: «Ehi, sto davvero parlando italiano con scioltezza». Tutto questo concentrandosi sul vocabolario di base. Sì, perché hai costruito una base forte. A quel punto l'italiano avanzato diventa più facile, perché hai fondamenta solide. È come costruire una casa. Fondamenta forti. Casa forte. Analogia perfetta. Bene Marco, voglio condividere ancora un concetto importante. Certo. Si chiama input comprensibile. Input comprensibile. Che cosa significa? Significa ascoltare o leggere italiano che sia solo leggermente sopra il tuo livello attuale. Né troppo facile, né troppo difficile. La zona giusta, esattamente. E quando conosci davvero bene le tue 500 fino a 1000 parole di base, quasi tutto diventa input comprensibile. Perché capisci la struttura principale e puoi intuire le parole nuove dal contesto. Sì, magari senti una parola nuova, ma siccome capisci la frase intorno, riesci a capire il significato. Quindi il tuo vocabolario cresce naturalmente solo ascoltando e leggendo. Esattamente. È come una palla di neve che rotola giù per una collina. Parte piccola, ma diventa sempre più grande. Sì, e a un certo punto va avanti quasi da sola. È lì che imparare diventa senza sforzo. Adoro questa immagine. La palla di neve dell'apprendimento dell'italiano che continua a crescere. Bene, siamo quasi alla fine, ma diamo ai nostri ascoltatori una sfida pratica. Sì, diamo loro qualcosa da fare, oggi stesso. Va bene, a tutti voi che ci ascoltate, ecco la vostra sfida. Quando questo episodio finisce, prendete un quaderno oppure aprite il telefono. Scrivete 10 parole italiane comuni. Scegliete parole che usate nella vostra vita quotidiana, per esempio mattina, lavoro, mangiare, felice, stanco, casa, famiglia, cibo, telefono, dormire. Adesso create 5 frasi usando quelle parole. Frasi semplici sulla vostra vita reale. Per esempio, mi sveglio presto ogni mattina. Faccio colazione con la mia famiglia. Poi dite quelle frasi ad alta voce. Ditele lentamente e chiaramente 3 volte. Noterete una cosa interessante. Alla terza volta, le frasi sembreranno più facili e più naturali. È il vostro cervello che crea quei percorsi di fluidità di cui abbiamo parlato. Esattamente. E domani aggiungete altre 5 parole e create 5 frasi nuove. Se lo fate ogni giorno per 30 giorni, avrete esercitato 150 parole dentro frasi vere. E quelle parole saranno vostre per sempre. Le avrete fatte vostre. Non le conoscerete soltanto. Questa è la differenza che conta davvero. Credo che dovremmo concludere. È stata una conversazione davvero bellissima. Lo è stata davvero. Ho imparato tanto e spero che anche i nostri ascoltatori abbiano imparato molto. Prima di chiudere, riassumiamo i punti chiave. Ottima idea. Primo punto chiave. Non hai bisogno di migliaia di parole per parlare italiano con sicurezza. Secondo, concentrati su 500 fino a 1000 parole fondamentali e imparale a fondo, non superficialmente. Terzo, impara sempre le parole nel contesto, dentro frasi vere della tua vita. Quarto, esercitati con costanza ogni giorno, anche se sono solo 15 minuti. Quinto, non avere paura degli errori. Sono i tuoi insegnanti, non i tuoi nemici. Sesto, parla dal primo giorno, anche solo con te stesso. E settimo, fidati del processo. La fluidità arriva poco alla volta, come una palla di neve che cresce. Riassunto perfetto, Marco. E ricordate tutti, il vostro percorso con l'italiano è personale. Non paragonatevi agli altri. Paragonatevi a voi stessi di ieri. Oggi siete un po' migliori di ieri. Se la risposta è sì, state avendo successo. E se la risposta è no, va bene lo stesso. Domani è un nuovo giorno.
Imparare l'italiano non è una gara, è un viaggio. Godetevi ogni passo. Speriamo che questo episodio vi abbia dato speranza, fiducia e strumenti pratici. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Talk Roma. Lasciate un like, condividete questo episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano. E lasciate un commento qui sotto. Scriveteci una frase sulla vostra giornata, in italiano. Leggeremo tutti i vostri commenti. Sì, ci piace tantissimo sentirvi. I vostri progressi sono la nostra motivazione. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, tutti voi. Continuate a esercitarvi, continuate a credere in voi stessi e continuate a crescere ogni singolo giorno. Alla prossima. Restate curiosi, restate positivi e ricordate. Non avete bisogno di un italiano perfetto, avete bisogno di una comunicazione chiara e sicura. Ci vediamo nel prossimo episodio. Arrivederci a tutti. Ciao per ora.